Buongiorno a tutti, sono Alberto Gipponi, sono lo chef titolare del ristorante Dina di Gussago. Ci troviamo in Franciacorta, una delle terre più ricche dal punto di vista enologico e anche gastronomico. Uno dei nostri piatti tipici è il casoncello, una pasta ripiena che porta con sé profondità di gusto, tradizioni, gesti, amore e che da centinaia di anni rende vive le tavole bresciane e bergamasche. Viene trasmesso che l'inventrice fu questa alchimista Malibea da Manerbio nel 1500. Chiaramente questo sottolinea come il casoncello sia bresciano. No, dai, non lo sappiamo. La tradizione è senz'altro locale, quindi bresciana e bergamasca. In questo periodo di condivisione, di comunione, è importante stringerci con questi saperi che diventano comuni. Oggi vedremo una versione che potrebbe risultare più tradizionale con una crema di grana padano e poi una versione gastronomica che racconta un po' la tradizione e con una parte di tecnica che ci porta anche verso domani, ma l'impasto e il ripieno sono i medesimi. Partiamo dal ripieno di questo casoncello. Molto spesso nel bresciano si trova con tagli magri, per esempio una fesa, oppure con la ricotta e le erbette, persino la zucca che ci arriva magari dal mantovano. Nel mio caso ho portato quella che era la mia tradizione gustativa con dei tagli che oramai sono diventati nobili ma nascevano molto poveri, quindi il quinto quarto, la lingua, la coda, la guancia e in più a Brescia lo chiamiamo pestem di pasta di salame insieme a sedano, carota e cipolla e tanto amore. Jonathan adesso si sta occupando delle carni e andiamo a rosolare le guance del manzo, le code con una parte di collagene più importante che poi diventa gusto all'interno del ripieno e la pasta di salame. La rosolatura la facciamo in una padella di ferro con un po' di olio, potete usare tranquillamente un olio evo ma va benissimo anche un olio di semi, magari di vinacciolo che ha praticamente a zero la parte gustativa, aiuta solamente la carne a rosolare e la rosoliamo per bene su tutti i lati. Il mio consiglio è di scaldare bene la padella e poi abbassare la fiamma e aspettare che tutto rosoli. Potete infarinarla, potete sfumarla con del vino bianco, ci potete mettere dell'aglio schiacciato, siate liberi. Io ho cercato la purezza, quindi di andare ad aggiungere meno possibile, se non facendo una bella rosolatura delle carni. Nel caso della lingua potete cuocerla o in un pentolone d'acqua bollente con un po' di alloro, qualche grano di pepe e un po' di sale, oppure sottovuoto per tutta la notte a 80 gradi. La mattina la spellate, la tagliate a fette e anche in questo caso la rosolate. Vedete voi, come detto, se aggiungere del mazzetto aromatico oppure semplicemente fare esattamente come faccio io, una rosolatura il più precisa possibile. Rosolate le carni, andiamo a rosolare anche la carota, il sedano e la cipolla in questo ordine, se volete seguire un procedimento che renda le verdure perfettamente rosolate. Non è tanto importante avere un taglio piuttosto che un altro, l'importante è che le dimensioni siano simili. Quando la carota inizia a rosolare aggiungete il sedano. Una volta rosolato anche il sedano aggiungete la cipolla e andate ad uniformare. Se volete essere super attenti usate padelle differenti. Ciò detto viene buono anche buttando tutto assieme e sentendo comunque la materia, la controllate e cercate di essere parte del progetto che arriverà nel piatto. Una volta rosolate tutte le parti andiamo a inserire la guancia, il salame crudo, la lingua e la coda e andiamo a coprire con dell'acqua.
dopo un paio di ore, andremo a controllare la cottura delle carni, principalmente quella che ha un po' più di resistenza è sicuramente la guancia. Quando la guancia inizia a essere morbida, andiamo a togliere la lingua, la coda e la guancia. Lasciamo invece all'interno del liquido sia la pasta di salame che le verdure. Lingua, coda e guancia vengono raffreddate. Lasciamo all'interno appunto del liquido sia il salame crudo che le verdure e le frulliamo. Una volta raffreddate, lingua, coda e guancia vengono tagliate a coltello. Noi le tagliamo a cubi di 4-5 mm. Anche lì mettete un po' di voi nella scelta del taglio. Una volta tagliate le carni, le ributtate all'interno del liquido nel quale stavano prima e lasciate cuocere. Il tempo dipenderà dalla consistenza che volete ottenere e chiaramente dall'intensità del vostro fuoco. Utilizzate la sensibilità. Un po' alla volta si concentreranno i sapori, la parte di acqua evaporerà e si troverà una struttura profonda. Non ha tendenzialmente bisogno nemmeno di sale. Io una volta ci aggiungevo anche altre cose, appunto mazzetto aromatico, il burro, persino il foie gras. Ho lasciato perdere tutte queste cose, è puro. Rimane la carne, rimangono le verdure e tendenzialmente niente altro, però come prima a voi la libertà di fare la vostra versione. Mentre le carni stanno cuocendo, ci tenevo a dirvi questa cosa. Questa ricetta e tantissime altre di 100 grandissimi cuochi italiani le potete trovare nel libro Pasta d'Italia Squisita e ora è disponibile anche in inglese. A questo punto la farcia è pronta, potete vedere come si sia asciugata e compattata. E attenzione a non farla troppo umida perché il rischio è poi che si spacchino i casoncelli, questa è una nota d'attenzione che mi sento di darvi. Proviamo a assaggiarla, eventualmente per aggiustarla di sale. In realtà ha una sapidità già molto intensa, un po' per la rosolatura, un po' anche per la pasta di salame che comunque è ricca di sapore. Lo fate raffreddare e poi andate a fare delle palline. Una volta realizzata la farcia, prepariamo la pasta. Michele, il mio braccio destro e sinistro in cucina, vi mostrerà come fare. Andiamo con la farina, prima una farina 00 in questo caso. Aggiungiamo il tuorlo d'uovo. Qui da Dina facciamo una pasta all'uovo con solo tuorlo, quindi una quantità di tuorlo importante, una pasta molto ricca. Aggiungiamo anche dell'acqua, dell'olio e un pizzico di sale. Siate liberi anche in questo caso. La vecchia scuola di 100 g di farina, un uovo, funziona sempre. Bene, facciamo partire la planetaria lentamente e aspettiamo. Con questa quantità ci vorranno 10-15 minuti. La pasta inizia ad avere una bella struttura, quindi la andiamo a togliere dalla planetaria. Perfetto. La lavoriamo un attimo a mano e poi la mettiamo a riposare. La fate riposare anche una notte, oppure non meno di mezz'ora, e dopodiché la tirate a macchina oppure a mattarello. Cerchiamo di tirarla sottile il più possibile, come ci insegnano le sfogline bolognesi. Andiamo a vedere la luce attraverso la sfoglia.
veramente sottile, Bene, adesso Michele e Maika andranno a coppare la pasta fresca per poi racchiudere i nostri casoncelli. Allora, abbiamo tutte le preparazioni realizzate e quindi a questo punto andiamo a chiudere i casoncelli. Le forme del casoncello sono tantissime e uniche in realtà. Io li servo a barchetta, che potrebbe essere considerata la forma bergamasca, che raccoglie poi un po' il sugo. Il casoncello è una pasta ripiena. La pasta ripiena ha come etimo la radice sanscrita pa, padre, pane, così come pasta, qualcosa che cura. Noi dentro il casoncello mettiamo tutto questo amore, questa cura. Una volta realizzati potete abbatterli, quindi gelarli, poi al momento della cottura portate a bollore l'acqua salata. A quel punto il mio consiglio è di spegnerla e mettere i casoncelli per 3 minuti. Se la pasta è fresca ne bastano 2. Nel frattempo andremo anche a sciogliere la crema di grana. La potete fare semplicemente portando la panna a bollore, inserirla in un mixer con 600 g di grana padano. Lo passate con un colino e la crema è pronta. La fate sciogliere gentilmente senza portare la temperatura al di sopra dei 70 gradi in modo che il grasso non si separi. I casoncelli sono cotti, li scoliamo delicatamente. Fate ruotare gentilmente i casoncelli all'interno di questa crema che porta con sé un umami importante, quindi questa sapidità che vi riempirà il palato insieme alla rosolatura delle carni. E ci siamo. Questa è una versione tradizionale che è senz'altro Dina. Noi la serviamo con grande piacere perché Dina è un luogo che parla tantissimo e guarda tantissimo a ieri, però proviamo a riflettere anche verso domani. Delicatamente, cercando di non rompere i casoncelli che hanno una pasta molto fine, andiamo a impiattare. Trovate libertà. È bellissimo avere una codifica del gesto, ma è anche altrettanto bello avere la libertà di sbagliare, di provare, di racchiudere in quello scrigno che è la pasta ripiena un po' di noi. Quando Dina nasce, il primo piatto che ha attirato l'attenzione è stato questo casoncello crudo ma cotto. Una percezione al palato di una pasta cruda, ma che in realtà è cotta. Come facciamo a fare questa cosa? Li sottovotiamo circa al 95% utilizzando la tecnica del soft air, quindi andiamo a togliere l'aria poco alla volta in modo da non schiacciare il casoncello, che in ogni caso viene sottovuotato da gelo. Dopo aver sottovuotato, Michele va a mettere in forno a vapore a 90 gradi. In questo caso li lasciamo 5 minuti. Il tempo, devo dire, cambia fino a un certo punto. Perché non cambia? Perché a differenza di una bollitura l'acqua non viene assorbita. La pasta gelatinizza e pastorizza dai 71 gradi e dal 25% di umidità. Noi abbiamo una umidità decisamente più importante e cuociamo l'impasto a 90 gradi. Tanti pensano che la mia nonna Dina mi abbia insegnato a cucinare. Era una bravissima cuoca, ma non è quello che ha fatto. Mi ha insegnato l'amore per chi si siede a tavola. Allo stesso tempo era cremonese, quindi non faceva i casoncelli. Noi i casoncelli li compravamo da Lunghena, che è un paese della provincia famoso proprio per i casoncelli. Arrivavano nel sacchetto del pane e io li rubavo. Mia mamma diceva: guarda che ti fa male, guarda che ti fa male, ma non riuscivo a fermarmi dal provare a rubarli.
come credo abbiate fatto in tanti. Quando ho aperto Dina ho dovuto fare una pasta che sembrasse cruda ma in realtà fosse cotta, un gioco della memoria. Serviamo il casoncello crudo ma cotto all'interno di un sacchettino che ricorda proprio il sacchetto del pane dal quale io rubavo i miei casoncelli. Una storia infinita, la storia delle paste rubate della casa, la storia della nostra tradizione che, come abbiamo detto, parte appunto dalla campagna, dalla casa, dalla provincia, tutta la mia memoria. Un gioco come da bambini. Sono due strutture diverse. La pasta cruda ma cotta non ha un assorbimento in eccesso di acqua. La pasta invece cotta nel bollitore in maniera tradizionale fa come se fosse una spugna e raccoglie acqua in eccesso, di più di quella che serve effettivamente per fare la cottura. Nella nostra tradizione, poi in realtà anche sulle cotture della pasta potremmo discutere per i prossimi x mila anni. Quello che posso dirvi è che tra una cosa sbagliata e una cosa che ricerca profondità c'è solo l'intenzione di quello e la conoscenza di quello che stiamo facendo. Vi ho mostrato una parte della mia anima. Spero che un po' di me e di Dina sia arrivato a voi. Provate a farli, metteteci del vostro col massimo della libertà, mettete tutta la vostra storia dalla Francia al Giappone, alle Ande, alle regioni italiane. Vi aspetto, un grande grazie, un grande saluto agli amici di Italia Squisita.